Torniamo a parlare di espressioni idiomatiche o modi di dire italiani. Queste espressioni figurate, il cui significato è spesso difficile da intuire, ma sono importantissime perché noi italiani le usiamo quotidianamente e anche tu potrai integrarle nelle tue conversazioni per parlare italiano in modo autentico. E qual è il modo migliore per acquisirle? Beh, il gioco. Per questo ho preparato per te un quiz favoloso su alcune espressioni idiomatiche molto importanti. Ma prima di iniziare abbiamo un regalo per te, perché abbiamo preparato un mini dizionario sulle espressioni idiomatiche italiane più frequenti, dal titolo Modi di dire italiani, quando le parole raccontano storie. È un mini dizionario dove troverai più di 50 modi di dire italiani divisi in vari ambiti. L'ambito delle emozioni, del cibo, del tempo, delle relazioni, dei soldi. E per ogni espressione idiomatica o modo di dire non troverai soltanto il significato, ma anche l'origine, se è conosciuta, e delle frasi per vederle in contesto. Potrai ricevere questo mini dizionario sui modi di dire italiani gratuitamente attraverso il link che trovi nella descrizione di questo video. Ma cominciamo il nostro quiz. Prima frase. Completa la frase con l'espressione idiomatica corretta. Ragazzi, è arrivato il conto. Sono 200 € in totale. Siamo in 5, quindi se... sono 40 € a testa. Ti do 7 secondi per pensare, ma ferma il video se hai bisogno di più tempo, eh? Siamo in 5, quindi se paghiamo alla romana sono 40 € a testa. 200 € diviso 5 persone sono 40 € a persona. Pagare alla romana significa dividere il conto in parti uguali. È più facile, no? Però se mangi meno degli altri, in proporzione pagherai di più. Se invece ognuno paga esattamente quello che ha consumato, si dice pagare alla genovese. L'espressione pagare alla romana sembra derivare dall'usanza delle antiche osterie romane di dividere il conto per il numero di commensali, per il numero di persone presenti a tavola. Oppure potrebbe derivare dalla romanata, questa merenda che i romani facevano in campagna e per la quale ognuno pagava una quota uguale agli altri. Pagare alla romana. Prossima espressione. Ho provato a convincere Saverio a unirsi a noi, ma mm, non aveva proprio voglia di uscire. A, B o C? Non ho cavato un ragno da un buco. Non cavare un ragno da un buco significa non riuscire a fare qualcosa, non ottenere il risultato sperato nonostante gli sforzi. E riporta un po' all'idea di cavare, togliere, far uscire i ragni dai buchi e non riuscirci, no? E quindi il tentativo di fare qualcosa senza successo, nonostante i tentativi. Non cavare un ragno da un buco. Numero 3. Quando hanno chiesto a Mattia le motivazioni della sua assenza alla riunione, lui ha cominciato ad trovando scuse assurde e dicendo frasi senza senso. Lui ha cominciato a... ha cominciato ad arrampicarsi sugli specchi. Immagina una persona che prova ad arrampicarsi su uno specchio. Non ce la fa perché scivola. Quindi l'espressione arrampicarsi sugli specchi significa tentare di uscire da una situazione
difficile o imbarazzante, trovando delle scuse, delle motivazioni assurde o cercando di tergiversare, cambiare discorso. È proprio il tentativo di uscire da quella situazione in modo assurdo, arrampicarsi sugli specchi. Numero 4. Vorrei spiegarvi io perché Mattia non era presente alla riunione, ma non posso dirvelo, altrimenti vado nei guai. Ho le mani legate, non posso dirvelo. Questa forse era più semplice da intuire, vero? Avere le mani legate significa non poter fare qualcosa che vorremmo fare perché c'è qualcuno o qualcosa che ce lo impedisce. Quindi avere le mani legate, non essere capaci di fare qualcosa che vorremmo fare perché qualcuno o qualcosa ci impedisce di farlo. Prossima. L'agente di viaggi non voleva restituirci la caparra per il viaggio che abbiamo cancellato. Gli abbiamo detto più volte che la nostra assicurazione prevedeva la cancellazione, ma lui... Cosa faceva lui? Lui faceva orecchie da mercante. Fare orecchie da mercante significa fingere di non sentire, qualcosa che non ci piace o che è scomodo, che non vogliamo sentire. Fare orecchie da mercante. Io non sento, non sento niente. Sembra derivare dall'usanza degli antichi mercanti che fingevano di non ascoltare quando i clienti facevano delle richieste particolari, come per esempio uno sconto, e quindi loro facevano orecchie da mercante. No, non sento, sto facendo qualcos'altro, non ho sentito. Fare orecchie da mercante. Prossima frase. Rimaniamo nell'agenzia di viaggi. Fortunatamente Giulia e abbiamo ottenuto il rimborso che ci spettava, di cui avevamo diritto. Giulia cosa ha fatto? Fortunatamente Giulia ha puntato i piedi. Che cosa significa puntare i piedi? Immagina una persona che punta i piedi sul pavimento. È una persona che vuole rimanere sulle proprie posizioni. Quindi Giulia ha puntato i piedi, ha continuato a insistere per ottenere il rimborso. Quindi puntare i piedi significa proprio insistere, continuare a fare qualcosa per ottenere quel risultato, rimanere fermi sulle proprie posizioni. Ultima frase, e questa è una conversazione che potrei avere con Giulia, anzi, ho spesso con Giulia. Fra il tuo video va bene così? Mm, c'è qualcosa che non mi convince nella luce, nell'immagine, nell'audio. Dai, mm, pubblicalo e basta. Dai, stai cercando il pelo nell'uovo. Pubblicalo e basta. Cercare il pelo nell'uovo significa cercare e fare attenzione ai minimi dettagli, i dettagli più invisibili e inutili, come un pelo in un uovo. Cercare il pelo nell'uovo. Com'è andato questo quiz? Hai indovinato tutte e 7 le espressioni idiomatiche? Fammelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto e non dimenticarti di scaricare il nostro mini dizionario sui modi di dire italiani.
Il link è qui sotto nella descrizione ed è gratuito, eh? E se ti interessa scoprire altre espressioni idiomatiche, altri modi di dire che noi italiani usiamo quotidianamente nelle nostre conversazioni, trovi tantissimi video in cui ne parlo. Spiego la loro origine, il loro significato, ci sono altri quiz, quindi buon divertimento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!